Siamo andati avanti, abbiamo finito le scuole, abbiamo finito in pochi. Comunque una parte sono andati a Amendola, fra cui sono andato anch'io, e una parte sono andati al G59, che era un aeroplano molto più difficile del T-33, però era obsoleto, era un aeroplano ad elica. Abbiamo avuto un morto, perché la selezione è stata, perché noi praticamente di 80 siamo usciti una ventina, fra jet e non jet. Quindi un morto e poi praticamente siamo andati ai reparti da caccia. E io sono stato mandato al quarto stormo caccia. Ho fatto tutto. Allora, sono arrivato nel 58, fine 58, a Pratica di Mare. Dopodiché è arrivato Nardini, che è stato comandante non qui all'Alitalia, è stato secondo all'Alitalia, è un ragazzo meraviglioso, ma sfigato in una maniera incredibile. Ha avuto un grosso incidente perché io sono del 27° corso, lui era del 24°, aveva avuto un grosso incidente a Lecce d'inverno, era decollato con un T6, con un'ala ghiacciata, aveva stallato in decollo e si era infilato per terra e l'aeroplano si era incendiato. Lui era stato dato per morto, se non che quando sono arrivati, hanno chiamato, non so che, il procuratore per controllare la morte, si sono accorti che si muoveva, l'hanno liberato dai ferri e l'hanno portato in ospedale. E aveva lui ustioni su tutto il corpo e si era salvato la parte dei genitali soltanto perché aveva le stringhe del paracadute molto strette. Allora portavamo questi paracaduti cosciali, diciamo. Ora la favola, io l'ho visto com'era. Gli hanno tolto la pelle dappertutto, dalla schiena per metterla sulle gambe, eccetera, eccetera. Però, quando uno nasce sfigato, ecco, il libro che sto scrivendo si chiama La mano del destino, per capire. Quando uno nasce sfigato è sfigato, non c'è niente da fare. Ora la favola, lui è stato poi ammesso al nostro corso e la prima missione notturna da solo decolla, era estate, decolla, comincia a perdere olio dal mozzo dell'elica sul T6 davanti, che gli imbratta tutto il vetro, non vede più niente. Comincia di notte, comincia a dire, giù c'era il maggiore, allora era capitano albanese, poi diventa maggiore colonnello generale albanese, che è corso subito lì, stava in biga, è corso subito all'isola dove stava la pista, ha fatto mettere il camion che illuminava la pista, bene la pista leggermente laterale, e ha cominciato a dare consigli. Così, gira adesso, comincia a scendere, qua là. L'autista del camion sale sopra per vedere da vicino quello che stava succedendo. L'aeroplano viene giù, prende con il carrello, prende la cabina del camion, no? E va a sbarcare circa 50-60 metri più avanti, di traverso pieno d'olio. L'unico che si è fatto male lì è stato l'autista del camion, che si è buttato dal camion e si è rotto una gamba. Sono corsi tutti a vedere che era successo a Nardini, no? Nardini non c'è. E dove è Nardini? Non c'è. Ma tu c'è aperto. Allora niente. No, questo si è buttato col paracadute in finale. Allora, si è ispezionato tutto il finale, no? Niente, Nardini non c'è. Ma forse sarà andato a Roma, questo gli ha preso la strizza e è andato. Nardini si trova. Niente, tutti a dormire, Nardini si trova, denuncia ai carabinieri. Alle 4 di mattina un tizio si presenta all'hangar, c'era la guardia, no? Sono l'allievo Nardini, questo avverte subito tutti quanti, ancora col paracadute di dietro, no? Era uscito, si era messo a correre
E tu stai a cagare addosso, sai che nessuno ha controllato, capito? Quindi morale la favola, poveretto, è andato, insomma, e poi l'hanno recuperato, però voglio dire, la sfortuna, ma non è stata l'unica, no? Che poi Nardini, lo sappiamo tutti come è finito, no? Perché Nardini poi è venuto al reparto da caccia. Il reparto da caccia, tanto prima volta che decolla sul T-33, Nardini gli va tutto il trim a picchiare in quota e lui poveretto non ce la faceva tenere l'aeroplano e allora gli hanno detto no guarda fa niente, scendi piano piano, riduci la velocità, l'hanno fatto atterrare, però già lì prevedeva male. L'altra volta arriva al reparto da caccia con l'F-86 e fa il passaggio regolare, fa la barriera del suono, dopodiché il primo volo che va, insomma così, da emergenza con 200 libbre di carburante, con 2000 libbre di carburante, che non era un'emergenza. E allora l'hanno tenuto a terra, l'hanno fatto volare sul Bicicletta, poi lui aveva moglie e figli, e quindi, capito, era abbastanza preso dalla famiglia, queste cose qui, insomma. Dopodiché è andato subito all'Italia, nel 59 lui è andato all'Italia.